Ciao a tutti, il video che vi presento oggi è un video dove andremo a realizzare questa sciarpa con il cappuccio. In questo caso il mio cappuccio non ha il pompon, però se volete potete comunque aggiungerlo. Quindi la sciarpa in sé è semplicissima da realizzare. Io l'ho fatta con delle trecce, ma voi potete farla tranquillamente anche con un punto molto semplice, questo ovviamente per le principianti. Quindi ha il cappuccio, ma volendo possiamo utilizzarla come anche una semplice sciarpa. Quindi la annodiamo intorno al collo, in questo modo, e quindi fa veramente caldo. E ovviamente avendo il cappuccio dietro possiamo con il freddo poi appunto posizionare il cappuccio. Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio come si realizza. Allora, questo progetto è un progetto abbastanza semplice da realizzare. Nella realtà, infatti, andiamo semplicemente a lavorare una semplice sciarpa, dopodiché verrà chiusa da una parte e avremo appunto una sciarpa cappuccio. Allora, è un progetto semplicissimo. Io in questo caso l'ho realizzato con delle trecce, ma per chi sta ad esempio iniziando adesso la lavorazione a maglia e quindi ovviamente le trecce sono molto difficoltose da fare, può semplicemente realizzare una sciarpa, per ipotesi, tutta a maglia legaccio, oppure appunto un riso o a rullino, dipende ovviamente dai vostri gusti, e poi fare come ho fatto io, semplicemente andiamo a praticamente doppiare la nostra sciarpa, quindi la lavoriamo a metà e una volta che la dividiamo a metà andiamo semplicemente a cucire 21 centimetri e questo è il nostro risultato, quindi è semplicissimo, non c'è niente di difficoltoso. Vi do le misure, ma naturalmente anche queste sono un po' a vostra discrezione, nel senso che potete farla molto più lunga della mia, per esempio, o anche più corta. Volendo potete fare una sorta di cappuccio e basta, quindi c'è nel senso fate un cappuccio e una sorta di scaldacollo, quindi diventa ancora più stretta di quella che ho fatto io. Allora, vi do le indicazioni. Divisa ovviamente a metà, la sciarpa misura in lunghezza, quindi compresa con il cappuccio, 88 centimetri. Il cappuccio deve misurare 21 centimetri. Ma ovviamente potete decidere di fare come preferite. In questo caso la larghezza invece è di circa 30 centimetri. Andiamo subito a vedere come si procede. Allora, per questa sciarpa con cappuccio ho utilizzato dei ferri, quindi numero 6 nel mio caso, ho utilizzato degli spilli, ho utilizzato dei marcatori, mi servirà diciamo un ferretto ausiliario come questo per mettere in sospeso le maglie per le trecce, per la lavorazione delle trecce. Come sempre abbiamo bisogno di un paio di forbici, di un ago da lana, di un contagiri come questo, se non lo abbiamo va bene lo stesso, carta e penna, un pompon, se ovviamente volete aggiungere il pompon finale, ovviamente al vostro lavoro,
e chiaramente ci serve il nostro metro. Chiaramente immancabile non può che essere il nostro filato, quindi in questo caso mi è avanzato questo, quindi vi farò vedere questo. Adesso andiamo direttamente a vedere quanta lana ci serve, quindi quanto filato abbiamo bisogno per fare questo progetto e che tipo di filato ho utilizzato. Allora, per questo progetto ho utilizzato questo filato della Mondial Crilli. Allora, ho utilizzato un totale di 8 gomitoli che ovviamente ho lavorato doppio. Quindi 8 gomitoli più o meno corrispondono a 400 grammi totali. Perché ogni gomitolo è formato da 50 grammi. Quindi, allora, ho utilizzato il filato della Mondial acrilico, 100% dell'acrilli, e anti-peeling, sono 50 grammi per circa 133 metri. Mi consigliava ovviamente i ferri del 3,54, ma non è importante questo perché alla fine l'ho doppiato, quindi ho utilizzato altri ferri. Il colore che ho utilizzato è questo grigio che corrisponde al numero 701 e questa è la partita che è 80. Allora, mi è avanzato questo, diciamo, questo filato. Possiamo adesso direttamente partire. Allora, prima di iniziare vi faccio vedere un attimino come andremo ad eseguire il lavoro. Allora, per prima cosa, ovviamente dovremo montare sul ferro un numero di maglie che corrisponda a circa 30-35 cm. Dipende ovviamente poi da voi. Allora, il lavoro in questo caso io l'ho suddiviso in questo modo. Avremo un bordo che è formato da 10 maglie, una treccia laterale che è formata da 12 maglie, una treccia centrale che è formata invece da 12 maglie, di nuovo una treccia laterale che è uguale a questa e che quindi è formata da 12 maglie, e infine chiudiamo il nostro bordino che è uguale a questo e quindi di 10 maglie. Le maglie a loro volta sono suddivise in questo modo. Il bordino lo andremo a fare con 2 maglie di legaccio, una maglia passerà per formare appunto questa sorta di diciamo maglia passata. Poi abbiamo il bordino che è formato sempre a maglia legaccio e un'altra maglia passata. La treccia, come abbiamo detto, è formata in questo caso da 12 maglie, ma la treccia in realtà è formata da 8 maglie. La treccia centrale è formata esattamente da 12 maglie e poi di nuovo questi due sono uguali ai primi. Per quanto riguarda l'altezza, gli incroci delle trecce, e quindi tutte e due le trecce, hanno un'altezza, quindi si realizzano in 8 ferri. Dopodiché si rincomincia da capo, quindi il lavoro è abbastanza semplice. Andiamo adesso a vedere come impostarlo. Allora, vado a doppiare il filo, nel mio caso, e andiamo a montare sul ferro con i ferri numero 6. Montiamo sul ferro un totale di 56 maglie e lavoriamo in questo modo. Tutte le maglie a rovescio. O, se preferite, a legaccio. Io lo dico sempre, lavoro il legaccio al rovescio, quindi lavorando tutti i ferri al rovescio, ma se voi preferite lavorate tranquillamente tutte le maglie a diritto come è classico ovviamente dal legaccio. Fino alla fine del ferro.
Secondo ferro, di nuovo tutte le maglie al rovescio. Quindi di nuovo tutto al rovescio. Fino ad arrivare alla fine del ferro. Adesso non dobbiamo far altro che ripetere questi due ferri fino ad arrivare a 3 cm di altezza. Ho proseguito a maglia a legaccio, come vi ho detto, per 3 cm e adesso suddividiamo il lavoro in questo modo. Allora, andiamo a lavorare 2 rovesci, quindi 1 e 2. La terza maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorarla, presa come se fosse un rovescio, in questo modo. 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. L'ultima maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorare come se fosse un rovescio. E questo è il nostro bordino. Partiamo adesso con la treccia, quindi 2 rovesci, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 rovesci. Marcatore, lavoriamo 12 diritti della treccia centrale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Marker, lavoriamo la treccia, quindi 2 rovesci, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 rovesci, 1 e 2. Mettiamo il marcatore e terminiamo con una maglia la passiamo sul ferro di destra senza lavorare, lavoriamo 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, passiamo una maglia senza lavorare sul ferro di destra presa al rovescio e chiudiamo con 2 rovesci, 1 e 2. Secondo ferro, lavoriamo tutte le maglie al rovescio fino ad arrivare al prossimo marcatore, quindi comprese le maglie che abbiamo passato senza lavorare, quindi tutto al rovescio fino al marcatore. Sposto il marker e lavoriamo la treccia, 2 diritti, 8 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2 diritti, marker, lavoriamo 12 rovesci, passiamo il marcatore, lavoriamo la treccia, quindi 2 diritti e 8 rovesci,
2 diritti, 1 e 2. Passiamo l'ultimo marcatore e le ultime 10 maglie le lavoriamo tutte a rovescio. Terzo ferro è uguale al primo ferro, quindi lavoriamo 2 rovesci, passiamo una maglia senza lavorare, lavoriamo 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. L'ultima maglia la passiamo senza lavorare. Marker, quindi 2 rovesci, 8 diritti. Due rovesci. Marker. Lavoriamo 12 diritti della treccia centrale. Passiamo il marker, lavoriamo la treccia laterale, quindi 2 rovesci e 8 diritti. E chiudiamo con 2 rovesci. Il bordino, passiamo una maglia senza lavorare, lavoriamo 6 rovesci, passiamo una maglia senza lavorare e chiudiamo con 2 rovesci. Quarto ferro è uguale al secondo. Quindi lavoriamo tutte le maglie a rovescio fino al marcatore. Lavoriamo la treccia, quindi 2 diritti e 8 rovesci. E 2 diritti. La treccia centrale la lavoriamo tutta a rovescio, quindi fino al marcatore tutto a rovescio. La treccia laterale la lavoriamo con 2 diritti, 8 rovesci e 2 diritti. Chiudiamo con tutte le maglie a rovescio. Siamo arrivati al quinto ferro, con il quinto ferro iniziamo a fare gli incroci, quindi avremo bisogno di un ferretto ausiliario come questo per incrociare le maglie e partiamo. Allora, lavoriamo sempre 2 rovesci, una maglia la passiamo senza lavorare, 6 rovesci, e l'ultima maglia la passiamo senza lavorare. Ci troviamo adesso sulla treccia, quindi lavoriamo 2 rovesci,
Spostiamo sul ferro ausiliario 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4. Davanti al lavoro lavoriamo 4 diritti, quindi 1, 2, 3 e 4. Riprendiamo le maglie, le spostiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto. Quindi 1, 2, 3 e 4. E questo è l'incrocio della prima treccia. Chiudiamo con 2 rovesci. Per la treccia centrale lavoreremo 3 maglie sul ferro ausiliario e le spostiamo dietro il lavoro. Lavoriamo 3 diritti, 1, 2 e 3. Riprendiamo le maglie, le spostiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto. 1, 2 e 3. Spostiamo 3 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoriamo 3 diritti, riprendiamo le maglie e le spostiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto. 1, 2 e 3. E questa è la treccia centrale. Lavoriamo adesso di nuovo l'ultima treccia laterale, quindi 2 rovesci, e come abbiamo fatto per la prima spostiamo 4 maglie sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavoriamo 4 diritti, 1, 2, 3, 4, riprendiamo le maglie, le spostiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo a diritto. Chiudiamo con 2 rovesci, passiamo una maglia senza lavorare, 6 rovesci, passiamo una maglia senza lavorare e lavoriamo e chiudiamo con 2 rovesci. Sesto ferro, tutte le maglie vanno a rovescio fino al marcatore. La treccia la lavoriamo come si presentano le maglie, quindi 2 diritti, 8 rovesci, e 2 diritti. La treccia centrale la lavoriamo tutta a rovescio. La treccia laterale 2 diritti e 8 rovesci. Due diritti e terminiamo con tutte le maglie a rovescio.
settimo ferro, lavoriamo i soliti 2 rovesci, la maglia la passiamo senza lavorare, lavoriamo le 6 maglie al rovescio, e una maglia la passiamo senza lavorare. La treccia la lavoriamo lavorando 2 rovesci, 8 diritti, e 2 rovesci. La treccia centrale andiamo a lavorare 12 diritti, la treccia laterale di nuovo 2 rovesci, 8 diritti, e 2 rovesci, e terminiamo con passiamo una maglia, 6 rovesci, passiamo una maglia e terminiamo con 2 rovesci, 1 e 2. Ottavo e ultimo ferro, tutte le maglie a rovescio fino al marcatore, per la treccia lavoriamo 2 diritti e 8 rovesci, e la chiudiamo con 2 diritti. La treccia centrale 12 rovesci, di nuovo la treccia laterale 2 diritti e 8 rovesci. Quindi lavoriamo come si presentano le maglie. E 2 diritti. Terminiamo con tutte le maglie a rovescio. Allora, questa è l'impostazione del nostro lavoro. Arrivati a questo punto non dobbiamo far altro che ripetere questi 8 ferri, fino ovviamente ad arrivare all'altezza desiderata. Nel mio caso sarà circa 1,60 m. Ci vediamo direttamente al lavoro terminato per farvi vedere come fare il cappuccio. Allora, come potete vedere, ho proseguito fino ad arrivare ad un'altezza di circa 170 centimetri. Io prima vi ho detto 160, però nella realtà avevo del filato in più e quindi diciamo, sono salita a circa 170. Arrivati a questo punto non dobbiamo far altro che andare praticamente a chiudere il nostro sciarpone e andiamo praticamente a rifare lo stesso passaggio che abbiamo fatto all'inizio. Allora, quindi come per l'inizio andiamo praticamente a lavorare 6 maglie cioè 6 ferri a maglia legaccio. Quindi vado a lavorare tutte le maglie semplicemente a rovescio.
in questo modo. Tolgo il marcatore perché in questo caso non mi serve più e proseguo tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Il secondo ferro, tutte le maglie a rovescio, ci troviamo direttamente dopo i 6 giri che abbiamo fatto, per poi andare ovviamente a chiudere tutte le maglie. Ok, una volta lavorati praticamente i giri di maglia legaccio come abbiamo fatto per l'inizio, andiamo adesso a chiudere le maglie. Le chiudiamo in questo modo. Andiamo a lavorare un diritto e accavalliamo la prima maglia sopra la seconda. Di nuovo un diritto, accavalliamo la maglia sopra la seconda e proseguiamo in questo modo per tutto il ferro. Fino alla fine. Allora, le ultime maglie le andiamo a chiudere in questo modo. Andiamo a tirare il filo, lo tagliamo e lo tiriamo. Allora, arrivati a questo punto non dobbiamo fare altro che nascondere le codine. Nel mio caso ce ne sono varie per i gomitoli ovviamente che ho utilizzato, quindi andremo a nascondere praticamente queste codine. Vi lascio qui sopra il link per come appunto nasconderle, e una volta nascoste diciamo che il nostro sciarpone è praticamente terminato. Allora, ovviamente lo possiamo usare in maniera diversa, in modi diversi, quindi o lo utilizziamo come una semplice sciarpa. Allora, arrivati a questo punto possiamo utilizzare la sciarpa a cappuccio semplicemente come una semplice sciarpa, e questo sarà il nostro risultato. Quindi ad esempio possiamo tenerla in questo modo e risulta essere comunque molto molto bella. Altrimenti, come appunto nasce questo video, possiamo semplicemente realizzare il nostro cappuccio. Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio come si realizza. Allora, per realizzare il cappuccio, che è abbastanza semplice, non dobbiamo fare altro che doppiare, cioè mettere la nostra sciarpa a metà, in questo modo. Quindi la sistemiamo bene. Quindi deve essere praticamente doppia, cioè la chiudiamo doppia. Con il centimetro andiamo a misurare circa 21 centimetri, se volete anche 22. Allora, quindi andiamo a misurare 21 centimetri nel mio caso, 21 centimetri qui, metto un segno, in questo caso sto posizionando uno spillo, e quindi i nostri 21 centimetri sono qua, e andiamo semplicemente a cucire questa parte e abbiamo realizzato il nostro cappuccio. Prendiamo ago e filo, ovviamente l'ago da lana, rimisuriamo i nostri 21 centimetri, scusate, 21 centimetri, e da questo momento in poi praticamente andiamo a cucire le due parti. Allora, come si cuciono? Allora, io in questo caso ho posizionato i miei spilli che mi indicano che devo praticamente cucire queste parti. Allora, le ho aperte entrambe, quindi che cosa dobbiamo andare a fare?
praticamente. Andiamo semplicemente, allora, ripercorriamo questa sorta di ondina, abbiamo la V e poi c'è la nostra praticamente maglia. Allora, cosa dobbiamo andare a fare? Se voi controllate bene le maglie, noi abbiamo queste, diciamo, protuberanze qua, quindi questa, questa, questa. Noi dobbiamo andare a recuperare questa con quella che c'è da questa parte, quindi seguiamo la V, c'è l'ondina, qui c'è la V e qui, come vedete, c'è questa. Quindi che cosa dobbiamo andare a fare? Uniremo questa semplicemente a questa e proseguiamo per tutto il giro fino ad arrivare alla punta. Allora, quindi vediamolo nel dettaglio. Andiamo semplicemente a puntare l'ago in modo tale da bloccarlo praticamente. Quindi in questo caso io lo blocco così. E andiamo a lavorare in questo modo. Quindi puntiamo su questa ondina, quindi qui, e uniamo. E poi prendiamo ovviamente l'altra ondina e ricominciamo. Quindi puntiamo sull'ondina e andiamo poi su questa e saliamo. Quindi qui ne vediamo un'altra e ricominciamo. Prendiamo questa e questa. E come vedete non si nota lo stacco. Quindi proseguiamo di nuovo, saliamo di un'ondina e proseguiamo in questo modo con le altre fino ad arrivare alla punta. Allora, forse così lo vedete un po' meglio. Vedete? Prendiamo questa e poi questa. E tiriamo. Prendiamo questa e poi questa. E tiriamo. Vedete? Allora, l'ultima parte andiamo a recuperare questo, lo tiriamo e l'ultima, che poi alla fine sarebbero queste due ondine, quindi questa e questa, prendiamo direttamente il centro e lo passiamo in questo modo, così non andiamo a fare proprio, ecco, in modo tale da non fare, diciamo così, la puntina. Quindi infiliamo
l'ago all'interno, quindi lo giriamo e lo andiamo praticamente a fermare in questo modo. Andiamo a creare una sorta di cappietto, infiliamo dentro il filo in modo tale da fare una sorta di nodo e poi andiamo a nascondere il nostro filo, quindi semplicemente in questo modo lo andiamo a nascondere. Tagliamo il filo in più e diciamo che il nostro cappuccio è praticamente cucito. Quindi abbiamo cucito il nostro cappuccetto e questo è praticamente il risultato. Sarebbe in questo modo. Quindi come vedete da questa parte qui c'è il cappuccio. Allora, un'altra cosa che vi posso dire, se volete potete aggiungere un pompon alla fine, sarebbe ad esempio grazioso aggiungere un pompon in questo modo, oppure lasciarlo semplicemente così. Allora, una volta terminato il risultato è questo, cioè una sorta di sciarpa che ovviamente ha anche un cappuccio. Quindi questo è il cappuccio, quindi il nostro cappuccio, ovviamente questo, qui ve l'ho detto, se volete potete aggiungere il pompon, forse così si vede anche un po' meglio, e questo è il risultato finale. Allora, il nostro video è praticamente terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!